Salve a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi siamo tornati sotto la cupola di Encased e dobbiamo riprendere il nostro allenamento iniziale. Abbiamo preso la divisa, abbiamo preso la nostra arma, la nostra pistola d'ordinanza e adesso... adesso no, era L per le missioni. Allora, preso. Adesso dobbiamo andare a utilizzare le abilità psichiche. Dobbiamo parlare con Andri Mihai. E dove sta? Noi stiamo qui. No, qui. Andri Mihai. Dai, uè. Tra l'altro, vediamo un po'. C'è qualcosa? No. Ah, è questo qui. Ok. Welcome under the dome, an amazing excursion to a world of new technology. Listen to the information useful for all wings and receive a colorful leaflet. A lean silver with thick black hair and a huge cigar clamped in his teeth is sitting in front of you. As you approach, he flashes a sly grin and slowly raises an outstretched hand above the table. Something really weird happens. All the paper clips, pencils, scattered toothpicks, and bits of trash float up from the table and hang in the air. The silver badge reading Andri Mihai, Science Instructor, floats up as well. Wow, un mago. Allora, restiamo a bocca aperta. Lo guardiamo con aria scettica. E controlliamo che il tavolo non sia truccato. Controlliamo il tavolo, va? Here for the briefing, huh? Shall we get to it? He takes the cigar out of his mouth and exhales a lush cloud of smoke. Ok, ma tanto noi non siamo praticamente The silver props his elbows on the table. Anyway, here's the deal. It's more profitable for people with a high psyche to study psionics. Esatto. Give me your hand. Not waiting for an answer, he grabs your hand with strong, dark fingers. Andri gropes your hand briefly, then lets go, disappointed. The pills, huh? The anti-migraine, sleeping pills, neuroleptics, downers. What do you mean you don't take them? Well, off you go then. That means no talent, huh? Why waste time? No wasting time now. But alas, regulations demand it, so I'll give you a glove too. Regulations, huh? Si è accorto persino lui che noi non possiamo utilizzare i poteri. The silver takes a thin glove covered in talc from his desk and passes it to you. Look, a glove, right? But it isn't just a glove. This is an ooh mama, hold me tight glove. It takes energy from your noggin, your psyche, and pew, concentrates it. Un guanto che utilizza la nostra forza, la concentra e poi la rilascia. He counts off on his fingers. Learn psionics. Put on the glove. Transform energy into the necessary shape. That's the whole briefing. Simple? Simple. Now to your questions, huh? Fammi vedere un trucco. Che è st'allarme? In reply, Andri jumps up from his armchair and thrusts his face close to yours, exhaling foul cigar smoke. Quickly, think of a number, huh? The unexpected question calls a bunch of different numbers to mind, but you can't seem to decide. The silver looks into your eyes. 3, 14, 13, 76. He easily names every number you've got in mind. The silver takes a pull at his cigar and releases a self-important puff of smoke. Psionics. It's a gift for all of us. The forefathers took off someplace. Poof, gone. Only the dome remains. And this. Psionics, huh? He rocks back in his armchair, puffing on his cigar. The toothpicks again slowly rise up from the table. Mihai spreads his dark hands.
Toothpicks hover around his head in a kind of halo. Scientists say everyone has an organic skill called psyche. You have it, I have it, everyone has it, Big psyche? You got talents. Small psyche? No talents. You'll need to carry a lighter all your life. Hai doppiato veramente bene questo gioco, eh? Allora, vediamo un po' sto quanto, ma tanto... praticamente... Ah, che bello, si vede pure. E che ci... dai... E che ci fa fare? Side shock. E non lo possiamo provare contro niente? No. Però posso cercare della roba qui. No. Bene, ok, abbiamo fatto anche questo. Che ci resta da fare? Ah, no. Scusa. Mihai smiles around his cigar. You got some business here. No? Ah, ok. Facciamo un attimo F5. Però non capisco contro chi devo usarlo. Ah no, già fatto, era questo da un momento. No. Oh sì. Sì, ok. L'ho messo prima del... Ok. Manca solo questo, quindi. Questo l'abbiamo fatto. Ma non capisco, scusa, eh. Questo l'abbiamo fatto. E abbiamo... Ok, step 2. Ok, abbiamo preso la... E che c'è questa riga e mezzo. 3, ok, l'abbiamo fatto. 4, ok, l'abbiamo fatto. 5. Dobbiamo parlare con Sebastian van Ulden. E dove sta? Qua. Togliamo sto guanto che non vorrei ferire nessuno. Welcome Under the Dome, an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Non lo so, ma... Listen to this information, useful for all wings, and receive a colorful leaflet. Ah, eccolo qua. Aspetta, vieni qui. Ondezza. You see a tall scientist in a white lab coat, bathed in the dim lamplight. He almost appears to be hovering above the laboratory floor. The man turns at your footsteps. He's holding a paper clipboard and a pencil. His shimmering silver badge reads Sebastian van Ulden. He glances from you to the glittering watch on his wrist. I want us to respect one another's time. Please speak loudly, clearly, and to the point. You must be the newcomer I was told about. Nice to meet you. Nice to meet you. Piacere di conoscerla. Finished with his unusual greeting, he offers you his thin hand. The scientist puts the clipboard aside, raises his watch for a closer look, and sets the timer. He shows you his watch dial. According to the rules of this briefing, I have to touch on a large number of topics. Therefore, I will do so very briefly. Do not interrupt me. When I'm finished, I'll answer your questions. Within regulations, of course. Precisino. Chi è Sheldon? Sebastian produces his handheld and clicks some buttons. I checked your scanner. It's working and is connected to the Minerva database. Everything you scan will earn you Kronos or Forefathers knowledge points. The instructor watches you with displeasure. Are you listening? Scan everything that might be of scientific interest. First of all, anomalies. They could be dangerous. Make sure to always have medication with you. Però c'è bisogno, scansioniamo tutto.
He places a canvas pouch in your hand. This pouch is full of bolts. You can temporarily discharge an anomaly by throwing a bolt into it. It's primitive, but reliable. Ok, per disattivare temporaneamente le anomalie ci dobbiamo tirare qualcosa dentro. Van Olden pushes a button on his signore. stopwatch. So, my oral briefing fell within the allotted span of time. Any questions you want to ask me? The White scowls in annoyance. Do you know anything at all? What did you come under the dome for anyway? You get knowledge points for scanning objects. For Grazie. scanning anomalies and relics, you receive forefather points. Scanning the company's property and employees, living or dead, earns you Chronos knowledge points. He explains with a sagacious expression. You can exchange knowledge points for medication and equipment as part of the volunteer research program. Are you ready for the next part? The clock is ticking. The instructor taps his watch meaningfully. The researcher winces. Why do I have to spell out every single thing for you? Take a bolt, throw it at the anomaly, and it goes off. Any more questions? The No, scientist glances simpaticone. at his watch again. You're within the time limit for questions. The next step is training in the artificial ecozone. He Ok. rests one finger on the button in preparation to start the timer. You're going to go downstairs and scan relics. I will be monitoring your progress. Please note there are several radioactive anomalies in the ecozone. These are the same conditions you'll be working in the field. Radioactive zones and relics are quite common under the dome. Che sono persino le zone radioattive a cui dobbiamo prestare He attenzione. smoothly extracts a jar of yellow pills from his pocket. Here's your ARAD 3. And one more thing. Just a moment. Ecco, le pasticche anti-radiazioni. Casinos, spas, and therapeutic saunas. I don't know about you, but I'm sure I'll come here and Please stand by for decontamination to end. This is Victoria. Beh, non ci ha detto di seguirlo però. From the inside. See you next time. Van Olden gestures back at the ecozone. You haven't completed scan. Ah, ha detto, aspetta, un'altra cosa. Ladies and Una cosa che andiamo a rubare, va? Ah no, questo qui è un macchinario che ci cura. Bene, vediamo qua i reagenti. Ottimo. Welcome under the dome, an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Questo? Niente. Qui? Una siringa di antitossine. Robazza. Ah, qui c'è qualcuno. Possiamo usare il terminal pure. Good day to you. No, no, questo già l'abbiamo capito. Ehi, monete e medicine. Allora, lui ci ha dato questo, no. Questo, no. Eccolo qua, questo è qua. Arad. Sono le pasticche. Allora, possiamo intanto prendere una. E che ci dà più 45 di resistenza all'energia e più 15 a biochimica. Ok. E che ne so, pensavo che l'avesse lo scansionasse in automatico. Fammi vedere adesso come tiro. Ok, no, sta qui. 2. Tipo, posso tirare qua. Ok. Qua.
Journal entry. 2 objects scanned. And again, watch the anomalies, touch one, and you'll be injured. Toss a bolt at the anomalies, discharge it. Abbiamo trovato qualcosa. Non ci abbiamo la pala? Ci abbiamo la pala, qui c'era qualcosa. Maledizione. Finito. 1 1, 2, 3, basta, no? Sebastian meets you on the platform. Your finishing time is within the acceptable range. He clicks the stopwatch button, fixing the result time. The scientist turns back to his notes. Not bad. One question. You observed several anomalies while scanning. Why do you think they appeared? I'd like to hear your opinion. Risolvi che nel Dipartimento Nero ci hanno addestrati a risolvere qualsiasi tipo di problemi. The scientist assumes a superior expression. I knew you'd come up with something like that. I see you understand nothing about the nature of anomalies. Grazie. So let me add a couple of points. He glances at the shimmering blue light in the eco-zone. The truth is, we don't know the precise reason for these phenomenon either. We actually know nothing, no matter how much we try to convince ourselves otherwise. Sebastian points a thin finger at the clustered lightning. I personally believe that the anomalies are the dome's security mechanism. The ones you saw are relatively harmless, but there are different anomalies in the desert, phenomenon that toy with the human mind. Van Olden clasps his hands behind his back. I know you don't care, but I'll say it anyway. Scientists today are required to be wonder workers who can heal cancer with a wave of their hand and solve the secrets of the universe during their coffee break. For some reason, no one wants to understand that fundamental science is always an investment in the future. It produces no answers here and now. The White's gaze strays back to his clipboard. If something terrible happens under the dome one day, and I'm sure it will, science will protect no one. That is all. Off you go. Grazie. Ok, abbiamo 6 punti dei progenitori e 0 punti di Kronos. Tecnologi. Maynard puts Sydney adjusts. Sydney scribbles something in his logbook. Please come back anytime if you need something. Allora, possiamo vendere questo. Possiamo vendere questo. Non è che abbiamo tantissimo da vendere in realtà. Lo scopettone. Potremmo vendere anche questo perché tanto noi non lo usiamo. Stavolta facciamo così. Che altro posso vendere? Questo mi serve, questo mi serve. Questo lo terrei, questo lo terrei. La terra no, non serve. Allora, 140 possiamo prendere. No, questo no. 150 il cappuccio. Porca miseria. 50 questo. Più uno di iniziativa. 100 più uno slot reliquie. 50. I guanti ci danno più 5 in armi leggere. Questo ci serve. 25 più 1 evasione più 3 resistenza. Pure questo non è male, eh. Allora sì. Questo 200. Iniziativa. Allora sì, prendiamo questi. Questo. E prendiamo anche la pala, va? Prendo la pala così vado a vedere lì che cosa
c'è? Mettiamo questo, bellini. Oh, abbiamo preso tutto meno la cintura e lo zaino. Però vabbè, andiamo a vedere che c'era là dentro. Please stand by for decontamination to end. Dai, scendi. Qua. Per favore che sia qualcosa di buono. Ecco tutta... Oh, ammazza. 100 monete. La polvere di reliquia. Ma subito. Allora abbiamo 200 monete. Possiamo andare a comprare qualcos'altro. Tipo lo zaino. Perché quanto spazio abbiamo? 10 su 71 di peso. Non è proprio tantissimo. Please stand by for decontamination to end. Swimming pool. Getting a margarita right on this spot. Sounds like a sci-fi story. But we aren't strangers to sci-fi here. The detailed plans are ready. And according to them, there will soon be a real resort city in Welcome the under the dome. Attention. An amazing excursion to a Attention. world of new Signs of technology illegal and a real activity ancient detected. civilization. Listen to this information useful for all things. Non niente. Mo andrò per sempre in giro con sta pala? No? E dai, mamma mia. Ok. Move away from the door, now! No, non mi ci fa andare. Ah, qui, aspetta. Maynard puts his glasses on. Sydney adjusts. Sydney scribbles something in his logbook. Please come back anytime if you need something. Che? Valore 200 mi dà solo 50? Ah. Declina. Ciao. Fuori. Ladro. Ladro. Ed, spit it out. I can see that something's bothering you. Well, it's a bit of a private matter. God. Employee, please come here. There's an Oh, urgent. livello 2. Aspetta, fammi salire di livello. Ed, we already discussed this. Ok. Allora. Se aumento questo. Heavy weapons. Ma heavy weapons adesso non mi serve. Potrei potenziare questo. Questo pure. Corpo a corpo per quando finiremo le munizioni. Oppure qui abbiamo scienza, che è già alta. C'è qualcos'altro? Questo pure già lo possiamo utilizzare. Più o meno tutto. Potremmo potenziare questo, Allora, aumentiamo un po' questo. Potremmo arrivare a 60. E perché non lo sblocca? Ah, perché devo prima accettare. Arriviamo a 60 con questo. E aumentiamo. No, aumentiamo.
No, voglio aumentare scienza. Vedi, questo è ottimo perché noi abbiamo la forza e con questo aumentiamo le nostre possibilità di scassinare le cose. Più 10% di esperienza pure. Oh, criminale. Corpo a corpo. No, facciamo questo. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Perché no? Forse era a 61. Boh. Tanto tra un po' già arriveremo al terzo livello. Allora, questo che volevo... Qui c'è anche una borsa, una reliquia. Adolf Schmidt. I'm listening. Guarda quanta esperienza. Ci guarda con disapprovazione. È il capo della sicurezza. Ah, questo non hanno doppiato. La tua uniforme ha bisogno di essere lavata, ma sei nuova. Sono il capo della sicurezza. Dovevi andare alla stazione di Magellano, ma c'è stato un cambio di piani. Ho degli ordini urgenti per te. C'è bisogno del tuo aiuto con un problema qui vicino. Il signor Kingsley ti sta aspettando qua dentro per darti i tuoi compiti. Ti dirà lui tutto quello che c'è da sapere. Possiamo chiedergli perché proprio noi o accettare e andare dentro a vedere che vuole. Andiamo, accettiamo dentro. Ok, dice che sta tutto qua dentro. Fammi vedere prima qui che posso raccimorare. Ok, andiamo a vedere questo signore capo che cosa vuole da noi. The giant display glows welcomingly when you approach. A red light comes on under the screen's steel hood. The camera is switched on. Quindi è una teleconferenza. A gray old man with high cheekbones appears and squints out at you from the screen. Do you copy? Sì. He leans close to the camera, his glasses glittering. My name is Martin Kingsley. I'm Chief Officer of Magellan Base. We were supposed to meet in person, but unforeseen circumstances prevented that. One moment. I'll grab your file. Cioè, quindi lui è il capo della base Magellano. Dovevamo incontrarci con lui, ma ci sono stati dei problemi per cui non è possibile. He reaches for something out of view and produces a thin folder with your name on the cover. Apparently, your file. Kingsley opens the folder to thumb through the pages. He marks one of the pages with a pencil. Why did you choose Blackwing? There are other divisions in the corporation you could have worked in. Kingsley's waiting for your answer. Perché hai scelto proprio di andare alla divisione Black con tutte le altre divisioni che ci sono? Evita di rispondere perché mi sono sempre visto come un mercenario. Uccidere per vivere è il mio è quello che mi piace fare. Di che per te è importante sviluppare le tue abilità di combattimento o fagli un sorriso, questo un ghigno. Caos e distruzione è ciò che desidero più di ogni altra cosa. Martin nods and writes something down. Cronus has much to offer. Varied assignments, our own training zone, and the opportunity to move up through the ranks. Ok. Kingsley closes the file and folds his hands in front of him. Thank you for your reply. I learned a little more about you. Now I want you to learn a little bit more about us. Keep in mind, this is not a rehearsed speech. Sì, ok, ma non c'erano delle cose importantissime da dirci? He assumes a serious expression. When the dome was discovered in 1971, it became a scientific and media sensation, a worldwide phenomenon, and likely the most significant discovery in the history of mankind.
Kingsley drums his fingers on the unseen desk, his gaze focused somewhere beyond. I see. You were enticed here by radio advertising, telefilms, and all those interviews, billboards at every turn. Cronus wants the world to see the Dome as a stage where something merry and fascinating is going on. But now that you're actually here, I want you to see the real picture. You can't make out his eyes behind the glare on his spectacles, but he seems to be staring directly at you. Here's the truth. Nobody was waiting for us inside the Dome. It's neither a treasury of technologies nor a cemetery of the ancients. Perhaps what we're doing now is defusing the world's most complicated bomb. Will our mission thrive? I believe so. If we work together and everybody does their part. Dice che nonostante tutta la grande sensazione montata dai media, dalla comunità scientifica, alla fine la realtà dei fatti è che dentro la cupola non c'è nessuno ad aspettarci. Apparentemente nessuna grande tecnologia né reliquie di questa antica civiltà che chiamano gli antichi. Dice forse in realtà quello che stiamo facendo è disinnescare la più pericolosa bomba che esista nel mondo. Dice ce la faremo? Boh, secondo lui sì, se lavoriamo tutti insieme. He looks back at your file. I say, do what must be done. Because that's what the concept of the 5 wings is all about. Sì, ho capito, ma la cosa importantissima qual è? Kingsley points at the camera. You're from Blackwing. Your duties are simple and straightforward, but you have to understand, everything you do is to maintain order and peace. Once people panic, they kill each other much quicker than the Dome ever would. E questo è vero, se la gente comincia a panicare poi si ammazzano tra di loro e noi come Blackwing dobbiamo mantenere l'ordine e la Putting the pace. folder aside, he sits back and stares at you in silence. It gets so quiet that the ticking of a clock can be heard through the speakers. Kingsley sighs quietly. You were probably waiting for some boilerplate welcome speech, but I prefer to talk about real-world problems. Glad to meet you. Anche a me. Martin nods slowly. I apologize once again for this long-distance meeting. Now, as we don't have much time, I'd like to get to the point. Finalmente arriviamo al I'm sure you're punto. curious why you were taking off the bus to Magellan and brought here instead. Esatto, sì, voglio sapere perché non vado più a Magellano. Qual è sto grandissimo problema? He moves closer to the camera. I'm going to show you a short video. Ok, Please pay attention. vediamo sto video. Kingsley's face freezes on screen. I have an urgent mission for an employee of your background and qualifications. I'd have assigned someone from Magellan, but I'm short on personnel. That's why it has to be a newcomer. I apologize again for the rush, but it seems I have no choice. Martin noisily clears his throat. Maybe you've heard about Nashville Base. While preparing the materials for this mission, I came across a short documentary film about the complex. I think you should watch it. Ok, no, ovviamente non abbiamo sentito mai parlare della base Nashville. The speakers produce a hollow click. Purple, gray, and black spots flicker on the screen. A blurred title, The Cronus Archive 1971 to 1974, was used in the production of this recording, appears at the bottom. Aspettiamo finché non viene nominata Nashville. You're not really interested in the movie. Instead, you eye the austere interior of the guard room, the switches on the panel, and the dusty window facing out on a well-lit storage area. Not far from the staircase, an orange tractor truck is standing amidst the shelves and containers. It must be the one from Magellan Station. Catching the word Nashville, you turn back to the screen. Praticamente il video neanche ce lo filiamo, incominciamo a guardare la stanza, cominciamo a guardarci intorno, fuori i mezzi, poi sentiamo nel subconscio la parola Nashville e allora ci svegliamo e torniamo a vedere il video. The speaker's voice seems to come from a distance. In November of 1973, a massive network of underground caves and a structure of hitherto unseen complexity was discovered in Sector C-12. Soon afterwards, the construction of C-12 Nashville began. Ok, quindi hanno costruito questa base sopra un enorme complesso di gallerie.
The camera glides through dim caverns as the silhouettes of bizarre mechanisms emerge. Metal structures loom up from the dark, surrounded by earth-moving machines and exhausted miners wearing orange jumpsuits. The speaker continues. C-12 Nashville is an innovative research complex located atop the primary relic mining location. The complexity of this object is unique. Communications. The film abruptly cuts out. C'è tutto and qua sto Kingsley's video. face reappears. The rest of this information is classified. Hopefully you get the main idea. Nashville is a very special place, requiring people with both special qualifications and special clearance level, though yours will do for your task. Cioè, praticamente non ha preso niente da sto video che non mi avrebbe potuto dire lui. Cioè, praticamente, ok, Nashville è stata costruita sopra un complesso di gallerie. Fine. Qual è il nostro obiettivo? Martin adjusts his glasses. So, the task. Nashville base stopped transmitting and receiving signals yesterday evening. A reconnaissance group was sent out earlier today, but we haven't heard anything from them yet either. Ok, sono cadute tutte le comunicazioni con Nashville, non solo quelle in uscita ma anche quelle in entrata. Hanno mandato un gruppo di ricognizione, ma è sparito pure sto gruppo. The chief officer rubs his forehead. Normally, I would never give this task to a newcomer like yourself, but I just don't have enough people. Dice normalmente non darebbe una missione del genere a noi, ma visto che non c'è nessun altro a quanto pare. He looks down at the documents again. Furthermore, the group was lacking someone with your specialization. I decided that a visit to an established base like Nashville didn't require an armed escort. That may have been a big mistake. Dice, ecco, e inoltre nel gruppo non c'era qualcuno col nostro background, quindi qualcuno militare, perché la base è una base ben consolidata e quindi non pensava ce ne fosse bisogno, e probabilmente è stato proprio questo il problema e la ragione per cui è scomparso anche il team mandato in esplorazione. Kingsley is looking into the camera once more. Your task is to get to Nashville, figure out whatever's behind the communication problem, get in touch with the group, and work with them to solve the problem. Ok, quindi dobbiamo andare lì, capire cosa sia successo, vedere qual è il problema, trovare il gruppo che era stato mandato lì e risolvere l'eventuale problema. The chief officer carefully returns the documents to the folder. You notice his hands tremble slightly. Go downstairs. The truck must be waiting for you in storage. This task is urgent, but a small delay is acceptable if there's anything you need to settle here first. That is all. Any questions? No, non abbiamo niente. Kingsley's hand reaches toward the camera. Great to hear. Take care of yourself. I'll talk to you later. Ok. Ok, ci sono i trasporti. Siamo risaliti di livello, vero? No. Allora, vediamo un po'. Questo è quello che dobbiamo prendere. Però prima... Sì, ma io volevo questo. Ah, non ci posso arrivare. Ok, allora andiamo qui. Chiusa. Che bello sto furgoncino. Ah, aspetta, questo è bloccato, ma io lo posso scassinare, no? Lockpicking. A mano. Cos'è? Robocharger. Contraption. E che fa? Overdrive per 2 turni. Ecco, cerchiamo di evitare di fare lo stesso errore di prima di mettere tutto dentro le casse e invece di portarlo con noi. Ammazza, 57 di esperienza. Ah, dice la macchina odora di benzina.
E dice inoltre ci sono un paio di odori familiari. Proviamo a capire di che odori si tratti. Oh, bello, quindi se usiamo queste scelte con la cosa tra parentesi, se riusciamo, non so se, immagino se riusciamo nella sfida otteniamo dell'esperienza, o magari è automaticamente se lo usiamo otteniamo dell'esperienza. Steering fluid, che è il... non ne so niente di macchine. Il fluido per il volante, boh. Cerchiamo la roba. Oh, c'è una borsina. Ho trovato delle cose, bene. Ma posso andare con la macchina? No, figo. Davvero posso prendere questa? No, aspetta, aspetta. Prima fammi raccogliere l'altra roba, perché io sempre ho preso questo, perché nelle versioni precedenti in realtà questi non si potevano prendere. Ma che figo se posso prendere uno degli altri mezzi. E questo scarabaccio. E questo scarabeo? Starship Troopers? Qui ci posso andare? Oh, scusi. Ho fatto suonare l'allarme subito. Altra esperienza. Sigarette. How can I help? Well, hello there. Aspetta che... non c'è niente però. Oddio, c'ha questo, eh. Questo che è? Fixer. Ah. Come back again. Quindi posso prendere anche questo? No. Vediamo se allora davvero posso uscire con questa macchina. Ah dai. Fast and Furious. Fai affidamento sulla tua destrezza e cerca di compensare il fatto che il volante non funzioni benissimo. O frena tantissimo. Proviamo questa. Riusciamo a riprendere il controllo del veicolo, anche se gli facciamo la fiancata, e la macchina corre attraverso i cancelli aperti. Ecco, ci siamo fracassati contro la barriera del checkpoint. Addirittura ci sparano. Oh oh. Che casino. No, mamma mia, abbiamo attivato le torrette. Non ci credo. Siamo morti malissimo. Dai, no. Beh, però abbiamo provato una nuova cosa che non avevamo mai provato nelle altre run. Bene, per questo episodio io direi che possiamo terminare qui. Abbiamo visto che cosa succede se prendiamo la macchina blu invece della macchina arancione, senza a quanto pare avere delle ottime abilità di guida. Nel prossimo episodio, ovviamente fuori dal video, rifarò tutta qui la missione per scansionare le reliquie, e poi ci rivedremo lì nel garage.
davanti al gatto delle nevi arancioni. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, potete mettere like al video, iscrivervi al canale e andare a vedere la nostra web. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!